Buongiorno cari amiche e cari amici, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati ai miei vecchi amici. Oggi vi presento un punto a maglia semplicissimo, ve lo farò vedere da vicino, guardate che bello. Consta soltanto di 2 giri, è un punto elastico, quindi può essere utilizzato per fare sciarpe, berretti, polsi, inizio di una maglia e quant'altro. Il retro è diverso, quindi non è un punto reversibile e ha una particolarità, come quasi tutti i miei punti, è semplicissimo da fare, è adatto anche alle principianti e ci sono solo 2 giri, guardate che bello. Forma queste treccioline al centro e poi queste scanalature è un pochino in 3D, guardate, molto bello. Il retro anche bello, anche se non è reversibile, è comunque molto carino anche il retro. Invito tutti coloro che non l'avessero ancora fatto a iscriversi al mio canale, a cliccare sulla campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi tutorial e se c'è qualcosa che mi dovete domandare o anche solo per salutarmi lo potete fare attraverso i commenti. Bene, andiamo immediatamente al nostro tutorial. Bene, come vi dicevo, il nostro punto ha soltanto 2 giri, 2 ferri, primo e secondo ferro, che si ripetono all'infinito. È un multiplo di 4 ai quali poi dovete aggiungere alla fine 3 punti di equilibrio e i nostri 2 punti di bordo o di vivagno. Quindi vuol dire 4 più 4 più 4 più 4 finché ne avete bisogno, aggiungere alla fine solo 3 punti di equilibrio e i 2 punti di vivagno. Lo dico nuovamente perché alcune nei commenti mi chiedono: ma se metto molti multipli di 4 ad esempio, devo anche mettere i multipli dei punti di equilibrio? No, assolutamente no. I punti di equilibrio rimangono sempre quelli, a prescindere da quanti punti voi montiate sul ferro. Bene, iniziamo. Primo giro, punto di bordo al diritto. Dopodiché la sequenza è la seguente, da ripetere per ogni modulo da 4. Un rovescio, un diritto e un rovescio. Porto il filo dietro e passo il seguente punto al rovescio, ma senza lavorarlo. E di nuovo, un rovescio, un diritto e un rovescio, filo dietro e passo il seguente punto al rovescio senza lavorarlo. Mi rimangono 3 punti più il punto di bordo. I 3 punti sono i punti di equilibrio che vanno lavorati nella seguente maniera: un rovescio, un diritto e un rovescio. Punto di bordo al diritto. Questo era il primo ferro, vedete, molto facile. Il secondo ferro è altrettanto semplice, punto di bordo al diritto, dopodiché la ripetizione è la seguente. Iniziamo con i punti di equilibrio, quindi un rovescio, un diritto e un rovescio. E adesso andiamo con la nostra ripetizione. 2 rovesci, 1 e 2, un diritto e un rovescio. E di nuovo 2 rovesci, 1 e 2, un diritto e un rovescio. E il punto di vivagno. Ecco, è tutto qui il nostro punto, non avete neanche bisogno di segnarvi a che giro siete arrivati perché sul davanti ci sarà il primo ferro e sul retro del lavoro il secondo. Facciamo ancora 2 giri insieme. Primo ferro, punto di bordo al diritto, dopodiché la ripetizione è la seguente: un rovescio, un diritto e un rovescio. Metto il filo dietro e passo il seguente punto al rovescio ma senza lavorarlo e di nuovo un rovescio, un diritto e un rovescio, filo dietro e passo il prossimo punto senza lavorarlo. Ho i miei 3 punti di equilibrio alla fine del primo ferro e li lavorerò al rovescio, diritto e rovescio. Punto di bordo al diritto,
secondo ferro. All'inizio del ferro mi ritrovo i miei 3 punti di equilibrio che lavorerò di nuovo al rovescio, diritto e rovescio. Dopodiché la ripetizione sarà la seguente: 2 rovesci, 1 e 2, un diritto e un rovescio, e di nuovo 2 rovesci, un diritto e un rovescio. Qui è tutto il punto, è molto 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 bello, guardate, comincia già a vedersi. A me piace, prendiamo il campione grande, perché forma queste treccioline in mezzo. Bene, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto quest'altro punto. Io vi mando un saluto, un abbraccio e ci vediamo al nostro prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!